Comincia il nostro viaggio nel Montenegro. La prima tappa è Castelnuovo, che è la prima città che si incontra venendo dalla Croazia e da dove vedremo il primo tra i tanti splendidi panorami sulle bocche del Cattaro. Il nostro soggiorno in Montenegro durerà solo 2 notti, delle 5 che avevamo programmato, a causa di condizioni meteo non molto incoraggianti. Dormiremo a Kotor, che è una città antica, tra l'altro inserita nel patrimonio dell'UNESCO e che si trova in fondo alla baia delle Bocche del Cattaro. La distanza tra Castelnuovo e Kotor è di poco più di 50 km e la strada è stupenda, perché costeggia le Bocche del Cattaro e percorrerla in moto è una bellissima esperienza. Attraverseremo anche il piccolo villaggio di Perasto, con una notevole vista sull'isola naturale di San Giorgio. Dopo il check-in in hotel, ci dirigiamo subito verso la Kotor Serpentine. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same, cause that's what it takes. È detta la strada dei 100 tornanti e in effetti i primi 25 sono anche numerati. In realtà la parte più bella è costituita da circa 9 km di curve che regalano scorci panoramici mozzafiato sulle bocche del Cattaro. Se andate in Montenegro, questa è una tappa obbligatoria. In moto è addirittura un must. Torniamo a Kotor per una visita del centro storico, che è molto bello, e una volta in hotel scopriremo una bellissima vista sulle mura antiche illuminate. Oggi siamo diretti al Parco Nazionale del Durmitor. La prima tappa è allo Slano Lake. Ecco i nostri biker che guardano il panorama allo Slano Lake, sulla strada per il Durmitor. La strada che da Kotor porta al Durmitor attraversa molti corsi d'acqua e laghi, ma uno ci aveva attirato in particolare sulla mappa, il Piva Lake, ed è stato veramente lo scorcio più bello che abbiamo visto in Montenegro. Il Durmitor è un massiccio montuoso che nella parte più alta supera i 2500 metri ed è inserito in un parco nazionale dove sono possibili escursioni anche a piedi tra i vari laghi. Infatti il parco ne conta ben 18 e sono chiamati gli occhi glaciali della montagna. Il panorama è bellissimo, nonostante il meteo minacci un po' la nostra giornata. Noi siamo diretti alla cittadina di Žabljak per visitare il lago Nero, che si trova a più di 1400 metri. Il lago è quello più visitato del parco nazionale. Lungo la strada troveremo delle piccole baracche che vendono prodotti locali e gustosi cestini di frutti di bosco. Una piccola sosta pranzo al lago Nero e poi andremo a visitare il monastero di Ostrog. Il monastero di Ostrog
È un monastero ortodosso praticamente costruito a ridosso di una roccia. È un luogo di culto e pellegrinaggio molto sentito. Lungo il percorso si trovano infatti dei doni lasciati dai pellegrini e delle fontane la cui acqua è evidentemente ritenuta miracolosa perché tutti i pellegrini sono in fila per berne un po'. Noi ne abbiamo trovata una senza fila e ci siamo avvicinati. In seguito siamo arrivati a Cettigne, che è l'antica capitale del Montenegro, ma a dire il vero ci ha un po' deluso, quindi dopo una breve sosta ritorniamo verso Kotor. Nella valutazione del percorso faremo però un azzardo, infatti decidiamo di non seguire la traccia di Google Maps che ci faceva fare un giro più largo e prenderemo una strada segnata sulla mappa. Ci troveremo in una stradina di campagna stretta e lunga, praticamente nel nulla. Io resto ancora fiduciosa perché c'è ancora luce, ma questa strada sembra proprio non avere fine. E infatti arriva il tramonto. Finalmente la strada sembra portarci su una strada principale e, sorpresa, la strada principale è in costruzione. Una ventina di chilometri di strada sterrata al buio, isolati in montagna. Dopo questo momento shining, però ci siamo ritrovati, a nostra grande sorpresa, praticamente nella Kotor Serpentine, che essendo completamente al buio, ci ha regalato un panorama by night delle bocche del Cattaro. Guarda qua, guarda. Che spettacolo! Le bocche del Cattaro di notte e i due matti qua, che non li vedete. Non ci vediamo no. Siamo belli. Io mi sono a toccare per capire se sono ancora io. Che bello, ragazzi. Torneremo stanchi ma salvi a destinazione e domani il viaggio continua verso l'Albania.